Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi andremo a provare i miei mail puro realizzando un dipinto. Ho realizzato un sondaggio tempo fa e il vincitore è stata la natura morta. Ho fatto anche una recensione, vi lascio il video nelle schede informative e in quelle finali, dove affronto l'argomento da un punto di vista più tecnico. Ma adesso basta con le chiacchiere e via con il video. Per iniziare ho realizzato una serie di sketch prendendo questo occhio del David sul mandarino, dove ci ho fatto anche un video su come impostare una composizione e alla fine la composizione che rispettava più i canoni era questa. Perciò ho iniziato a disegnare. Terminato il disegno con la terra di Siena, ho dato un underpainting, un colore tonale iniziale, dove praticamente sono andato ad evidenziare i punti di luce. Perciò sono passato al primo e vero e proprio strato di colore. Dovrebbe esserci una clip qua, ma l'ho persa. Però molto velocemente ho trovato i toni arancio per i mandarini, un grigio per l'occhio, lo sfondo grigio-blu e sul piano dove erano appoggiati ho semplicemente dato delle macchie. Difatti, come potete vedere qua, ho semplicemente riempito gli oggetti. Naturalmente tra una sessione e l'altra vado sempre a passare dell'olio di lino per rendere la superficie più liscia e permettere al pennello di scivolare meglio. Perciò, fatta asciugare anche questo primo strato, inizio a dipingere veramente. Diciamo che sono già partito nel dettaglio con la frutta, con la bottiglia e preferisco lavorare più nel generale. Però in video naturalmente è molto più d'effetto vedere come gli oggetti in qualche modo prendano vita. Quindi definisco i primi due mandarini e anche il terzo, do una mano allo sfondo e contemporaneamente inizio anche l'occhio del David. Per poi concentrarmi sullo sfondo e sulla bottiglia. Terminato questo strato, con il pennello in tasso vado a sfumare tutto, così per amalgamare e rendere meno taglienti le pennellate. Faccio asciugare e passo all'ultimo strato, quello dei dettagli. Naturalmente potrei continuare a dipingerci ancora e ancora, però diciamo che qui sono limitato dai tempi del video, considerando che questo è già un video che avrei dovuto portarvi da dicembre. Diciamo che in quest'ultima parte ho curato alcuni dettagli che mancavano e ho portato al massimo le luci, come quelle sulla bottiglia, sulla frutta, dove appunto non vado, a parte sul vetro, che lì proprio in alcuni punti c'è del bianco, non vado sulla frutta col bianco vero e proprio, ma lo vado a mischiare con del giallo o con del rosso o proprio con un rosa molto chiaro, proprio per creare questa luce calda.
Quindi curo gli ultimi dettagli, quei pezzetti che non avevo ancora completato, sfumo a grandi linee, sfumo ancora l'occhio per renderlo più morbido, perché non è venuto liscio il calco che ho in gesso e quindi ho voluto riportare le stesse, tra virgolette, rughe che ha il calco. E quindi per il video possiamo decretare concluso questo dipinto. Vi metto in video l'immagine da qualche parte per farlo vedere meglio. Quindi possiamo affermare che il My Made Puro ha vinto questa sfida, nel senso, come già ci aspettavamo, è un prodotto di alta qualità, utile, funzionale. L'unica cosa che mi sento di dire è che il colore, essendo molto pigmentato, è molto duro. Molto probabilmente è per questo che assieme alla scatola ti danno questo medio in colore, così da allungare la pennellata mantenendola molto corposa, ma tra virgolette, aumentando quindi la durata del colore, perché con questo ne consumi diciamo di meno, anche se non sono un fan del medio di impasto mentre andiamo a dipingere. Considerate che il medio di impasto non è altro che olio addensato, un gel di olio. Qui è olio di cardamo e di papavero. Però naturalmente, come ho già detto anche nella recensione, i colori sono molto carichi, luminosi, saturi, proprio come potete vedere, mischiando il rosso al giallo si crea un arancio che è veramente di una potenza assurda. Cioè, come potete vedere qui dall'immagine, curando poi le luci, sono rimasto veramente sbalordito. Il My Made Puro asciuga molto velocemente come colore rispetto magari ai miei colori ad olio, infatti mi ha permesso all'ultimo di lavorare molto più velocemente perché riuscivo in riprese di 1 o 2 giorni a ritornarci sul dipinto ed effettivamente si era già creata questa pellicola ormai del colore che si era seccato. Mi è piaciuto molto anche la risposta dei colori tra di loro. Mi spiego meglio. Quando utilizziamo il My Made classico o comunque colori di bassa qualità, capita che mischiando blu e terra di siena per creare uno scuro assieme ad un rosso o ad altri colori, questi tendessero appunto a diventare grigi. Mentre in questo caso nel My Made Puro, quando ho realizzato le ombre per il mandarino o i controriflessi di luce nell'occhio del David, il colore veramente si è mantenuto forte, non è diventato grigio, ma ha mantenuto comunque un colore scuro tendente a rosso. Spero di essermi spiegato. Quindi pulizia e resistenza come colore. Quindi promosso a pieni voti, come ormai appunto ci aspettavamo. Spero che questo video ti sia piaciuto e che anche il dipinto ti piaccia appunto come è venuto. Se sì, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione se hai provato il My Made Puro, come ti sei trovato, e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.